Questa è la faccia di chi pensa che correrà un bel weekend di gare senza tensioni e particolari problemi. Sì Luca, ti piacerebbe. Ma facciamo un passo indietro, vi vedo confusi. Oltre al mondiale Moto-E, in questo 2023 correrò anche con la V4R del Team Broncos, con il quale abbiamo già fatto 4 gare incredibili. In Francia P6 con una caduta e una rimonta folle e P4 con una lotta serratissima fino alla fine con un 5 volte vincitore di Le Mans. E infine è stata la volta della Pirelli Cup, con una doppietta nelle 2 gare. Ed eccoci qui, prima gara del Fast National, ma non si chiamava National? Sì, per chi correrà tutti i 5 round di campionato, per chi vuole spendere di meno o ha delle concomitanze come me con altri campionati, è stato creato il Fast National, 3 round e classifica separata, molto semplice. Ovviamente il mio obiettivo è il risultato generale, la classifica dedicata non è neanche da guardare. Il National ormai lo conoscete bene, lo porto sul canale da anni e il comune denominatore è sempre stato lo spettacolo e l'incertezza, esattamente come l'anno scorso. Ogni gara decisa in volata e con un vincitore diverso per ogni circuito, ma in questo 2023 la musica cambierà. Perché? Perché essendo un campionato sempre di più alto livello e con regolamento open, per farvela breve, se vuoi venire a correre con una Superbike o una MotoGP puoi farlo, proprio per questo sta iniziando ad attirare team e case motociclistiche con moto estreme o addirittura SBK. Qui a Misano avremo Ruyu sulla Superbike che ha appena usato nel mondiale ad Assen contro Bautista e compagnia, e Canepa con la GYTR Pro, una R1 strettamente derivata da quella di Toprak Razgatlioglu. Sarà bellissimo vederli in azione perché sono dei gioielli della tecnica, un po' meno in ottica classifica perché prenderemo delle sonore bastonate senza poterci fare molto, dato che il 90% delle moto iscritte hanno preparazione stock. In ogni caso bisogna provare sempre a fare il meglio, full gas e diamo il via a questo weekend di gare. Avete notato i nomi che ci sono in classifica? O addirittura tutto l'elenco iscritti? Sembriamo tornati alla Stock 1000 del 2013-2014. Vi faccio vedere cosa combinavano in quegli anni il signor Lamarra e Barrier. Pelle d'oca, ma a parte questo, Barrier non l'avete visto in classifica perché ha problemi con la licenza e dovrà arrivargli forse prima del secondo turno, cioè per farvi capire quando vi parlavo nel video di Le Mans che è stato una follia riuscire a correre lì per tutte le burocrazie e via dicendo. Questa è un'altra dimostrazione. Comunque, oltre a loro, Canepa, Giannini, Chietti, Lanzi, Andreozzi, cioè ci sono tante di quelle persone che potresti fare 11esimo, 12esimo come podio. Podio la vedo grigia perché ci sono quelle 3 moto che fanno un altro mestiere. Però essere primo degli altri è già un qualcosa che si può pensare di fare.
parla chiaro, 1.36,3, il miglior giro mai fatto da me in questa pista. E la cosa più bella ancora è che lo abbiamo fatto con l'SCX, non l'SCQ, che è la gomma più morbida. E ve lo dico come segreto, ce l'abbiamo lì pronta per fare lo steppettino ulteriore. Solo che non sapevamo se metterla in questo turno o in quello di domani. Però sinceramente mi sento bene, le condizioni sono perfette, secondo me domani non si migliorerà, quindi sono proprio tentato di tornare ai box e buttarla su. Ed è proprio quello che faremo, quindi adesso torniamo ai box, buttiamo sulla gomma e giro da tutto o niente. Vieni giù che la cambiamo. Quanto fatto? 6 e 4. 6 e 4. Vai, gomma. Settore folle, sono al pari della pole position attuale. Il giro che sta venendo fuori è da 36,0, 35 alto. Dai! Querce tramonto perfetti, devo stare tranquillo, non devo sbagliare nulla, se chiudo sto giro è un 36,0. No, il traffico, no. Era incredibile. Poco male, ho rischiato tantissimo al curvone di lanciarla, avete visto, ma l'SCQ ha anche un altro giro, non è come la gomma da qualifica che ti dura proprio solo per un crono. Ne abbiamo 2/3. Proviamoci. Pardon, colpa mia. Sono entrato troppo forte nella prima, ha preso la buchetta, ho buttato giù il gomito tutto e non sono riuscito a salvarla. Peccato. Che dire, poteva essere quei 3-4 decimi in meno, non sarebbe cambiato molto, avrei recuperato solo una posizione, ma in ogni caso sarebbe stato veramente un gran tempo. Vabbè, adesso torniamo ai box, vediamo un po' com'è la situazione. La moto non si è fatta niente, quindi bene così. Lato negativo è che per domani non avremo più gomme, potremo solo provare un po' il passo in completa tranquillità, facendo ancora dei piccoli aggiustamenti sull'assetto della moto, che in queste condizioni, sarò sincero, mi trovo molto bene. Cioè, un senso taglio bruciato incredibile. Sotto sei a posto? Io sono stato sotto la moto mezz'ora tipo. Nel senso che magari sei sotto. Non sei No, perché proprio è stata così cioè, che l'ho persa e l'ho ripresa, l'ho ripresa, poi l'ho fermato, mi sono messo sotto la moto, e io ho detto cazzo da riprendere. Allora, prima era tutto e dovevo portarla dentro io, adesso la moto molli cade dentro, dico, cioè, mi sono dovuto un attimo abituare. Appena sono abituato ho detto ok. Ho fatto anche il primo giro che non ero così a posto perché ho fatto le Rio che mi ha girato in un fazzoletto, ho detto minchia, l'ho girata a sinistra, solo che l'ho girata troppo in ritardo, volevo proprio tagliarla di brutto, l'ho girata troppo in ritardo e ho pelato il collo, non ci sono salito sopra. Poi ho detto, mi sono un attimo tarato, poi però nel resto, anche alla quercia, cazzo, quando molli i freni, cade dentro, cioè sono io che devo tenerla, no, accompagnarla, perché se la mollo
va dentro a una velocità folle. Prima ero io lento in generale perché accompagnato, adesso pum, va giù così. Il problema è che non gli sta dietro al ciclista, cioè devo essere io che un attimino gli vado dietro, perché se la lascio andare senti proprio che fa. Se tu stai frenando col davanti, no? Freni, se tu molli i freni, si scarica, poi la butti dentro troppo veloce, fa questo movimento qui. Ma, cioè, cosa è successo? Dal nulla, interruzione di corrente come se avessi premuto per sbaglio il cambio, ma il problema è che avevo proprio il piede sulla pedana, perché lì si esce di terza e la quarta la metti sotto il ponte, quindi impossibile. Ho preso una facciata tremenda nel cupolino e mi sono ritrovato a terra, senza spiegazione, cioè non so veramente cosa dire. Adesso dobbiamo tornare in box e capire cosa è successo, perché se avviene in gara una roba del genere è molto pericoloso. Ve lo faccio risentire. Sentite? Piena accelerazione, intrusione di corrente e lo sterzo che si chiude. Boh, non lo so. Ragazzi, questo è il weekend della sopravvivenza. Ebbene, avete sentito quel rumore anomalo quando stavo uscendo dalla 6? È sembrato che alla fine il problema derivi dalla cella di carico, che dalle vibrazioni e dal movimento che c'è stato ha fatto un'interruzione di corrente e io ero piegato, e se succedono queste cose nei momenti sbagliati il patatrack è servito. Il problema è scivolati un altro giorno che ho fatto io, oggi sta roba qui che è imparabile, cioè non si può fare molto, fatica, inizia a essere veramente faticoso. E San Dainese, ragazzi, guardate roba, ho fatto tutto il cordolo di Misano, quello alto, e per il mio braccio e il mio sedere non è stato affatto positivo. E il bello è che questo turno era giusto per entrare, provare un po' il passo gara con la gomma usata, cioè tranquillo, e poi succede quello che succede. Quindi direi che è il caso di far passare veramente questo weekend di gara, che non ce la faccio più, veramente sono rovinato. Fare 2 gare tranquille. Prima della partenza devo andare a beccare DB, perché almeno dai, mi tira un po' sul morale. Ale! Stai guardando? Sì, ma un minuto. MotoGP. Lo stai guardando da Sky Go. Ma dato che magari ti chiamano a fare una wild card all'estero, e non si sa mai. Cos'è che non puoi vederla su Sky Go? Ho già capito dove vai a parare. Hai capito? Cosa? Consigliami. NordVPN, perché con l'app di Sky Go, dato che tu hai Sky Go, quando vai all'estero e non puoi utilizzarlo, ti identifichi in Italia con il tuo IP, ok? E quindi aprendo l'app di Sky Go puoi utilizzarlo e guardarti il tuo motorsport preferito, capito? Ti ringrazio per lei, buon Luca. Quando andrò a fare la wild card ti ricorderò. Bravo, e se vuoi sotto in descrizione, okay, hai lo sconto, quindi mi fai guadagnare. Like a circolo, like a e sei a posto. E poi guadagnare a me, fare fatto. Arrivederci, grazie. Ovviamente avete visto le altre volte come si faceva, è semplicissimo. Siamo ad esempio in Francia, vogliamo tornare in Italia, si clicca sopra, si clicca connetti e il gioco è fatto. Per offrire dell'offerta per chi guarda il mio canale, ovviamente vi lascio tutto qui sotto in descrizione. 2 mesi gratis sul piano biennale. Allora sta in macchina. Tocca lavorare, ragazzi. Tocca lavorare. Quando è così tocca lavorare. Quando è tocca lavorare. Tocca lavorare il master 2023, si porca.
il mondiale fanno 25 gare, perciò la prima gara la prendono come dire. Se non puoi viene la prima gara, è finita la stagione. È finita la stagione. Io ho 3 gare di Fast National, questa è la vita per me. L'ho già lanciata 2 volte. Sarò sincero con voi, non mi sento bene. Succede, non ci si può fare molto. Dopo l'imprevisto della qualifica e la conseguente facciata a 180 all'ora, ho meno fiducia. E il non sapere esattamente da cosa è stato causato il problema tecnico mi lascia parecchi dubbi. Questi sono i momenti più difficili, dove nonostante le incertezze e le paure devi provare a tirare fuori il meglio, anche se la testa cerca di sabotarti in tutti i modi. È ora di gara 1. Arriviamo all'ultimo capitolo di questa giornata inaugurale al Misano World Circuit del campionato italiano velocità 2023. Pronti, gara 1. Come avete visto non abbiamo fatto la griglia di partenza perché ci sono stati un po' di casini nelle altre gare, quindi quick start, giro di ricognizione, ci schieriamo e si parte. Sinceramente poco da dire, bisogna cercare di partire bene, rimanere attaccati al gruppo di quelli che viaggiano forte questo weekend e poi strada facendo vedremo. È difficile da spiegare, non mi sento a mio agio in moto, non riesco a fare quello che facevo nella qualifica 1, non riesco a tagliare bene in uscita dalle Rio, non riesco a prendere un bello slancio per arrivare alla quercia e sono qui intruppato con davanti Ioverno che, come avete visto dalle gare della Pirelli Cup, ce la siamo battagliata tutto il weekend, ha un buon passo, è attaccata a quelli buoni, quindi vediamo di rimanere lì. Mamma mia che entratona barra entrataccia del buon Filippo Rovelli, bellissima, però secondo me un pelo esagerata perché se lì non rialzo la moto mi porta via all'interiore e ci schiantiamo tutti e due. In più mi ha passato all'interno anche il buon Vietti, tutto da rifare. Non so se è la condizione un pelo diversa, se è il botto che ho dato, se sono io che guido un po' diverso, ma il posteriore è continuamente in movimento, non riesco veramente a aprire il gas mai, né fuori dal tramonto né fuori dalle Rio in maniera pulita, senza che abbia movimenti. E questo ti toglie fiducia, ti porta largo e ti fa faticare molto di più. Di sicuro non sono a posto io, non è a posto la moto e semplicemente c'è da soffrire. Troppo elastico con quelli davanti, ci sono dei punti che sono i miei punti forti dove veramente gli monto sopra, degli altri dove faccio una fatica pazzesca e prendo metri. Non veramente sto guidando male,
male. E in più quando subisci quei sorpassi un po' cattivelli, ti ritrovi intruppato nel gruppo eccetera, non ne esci più. Si è creato anche un altro gruppetto capitanato adesso da Rovelli, Rovelli, Ioverno, Vietti, Salvadori e Andreozzi, quindi comunque anche un secondo gruppo di livello decisamente alto. Cioè, avevo 30 metri prima del curvone, recuperati tutti, sorpasso semi all'esterno, poi giustamente Vietti aveva l'interno e ha tenuto la posizione. Ma mamma mia. Il problema è che stanno girando sul 37,7, 37,5, 37,4, praticamente frenando al curvone, facendo un casino pazzesco. È proprio... veramente, mentre sono in moto mi sto maledicendo perché potrei andare molto meglio, sono un'altra persona rispetto a quello che ha fatto 1.36.3 in qualifica, ma purtroppo qui non è che si possa fare molto, bisogna portarla a casa e poi analizzare i dati e vedere cosa si può fare. E mentre noi eravamo qui a cincischiare e io e Vietti in pista a lottare scarenandoci, il buon Andreozzi ha sfruttato l'occasione e ha fatto la mossa della lontra, infilandosi anche lui e, che dire, di male in malissimo. Che schifo, veramente. Ancora il curvone. Ho provato il sorpasso su Andreozzi, ma lì è veramente rischioso. Se si chiude vogliamo a riccione direttamente. Non ha senso rischiare una gara così. Cioè veramente mi sto facendo schifo in moto. Una roba aberrante. Aia, caduto alla 2. Ma l'avevi detto, non era a posto. No, era evidente. Con la Ducati Broncos, grande team, grande moto, ottimo pilota, ma magari chissà cos'è successo, però sì. Qualche problema deve averlo avuto. Spesso proprio di sì, assolutamente in disordine. Eccoci qui, coronamento di una gara di M. Non so neanch'io come sono caduto, non lo so. Ho aperto il gas esattamente come tutti gli altri giri, ho dato lo 0,20%, appena ho iniziato a intensificare 0,30, boom, partita senza preavviso, anteriore chiuso e via. Ho anche lo slow motion, guardate che bello, guardate. Si è alzata quel pelino e poi, persa. Ve lo dicevo, cioè siamo completamente fuori, io, la cioè tutto, una roba così schifosa veramente da tanto tempo che non la vivevo. Niente da dire, ragazzi, box e ci sono solo da guardare i dati, lavorare, perché dal punto dove siamo adesso, cioè si può solo risalire. Basti pensare che ho girato più forte e con molta più costanza nella Pirelli Cup 2 settimane fa con 3 turni all'attivo, quindi questo dice tutto. Certe volte vorresti solo prendere le tue cose e andare a casa. Quando inizi a girarti male non si ferma più. Da una buonissima qualifica a questo disastro senza via d'uscita. Inspiegabile.
ma c'è da tirar fuori le palle perché tra poco si riparte e il primo obiettivo adesso è riprendere fiducia facendo una buona gara. Gara 2, questa gara veramente non c'è più purtroppo lo spirito per forzare, esagerare e cercare chissà quale risultato. La situazione è questa: dopo la caduta che avete visto in qualifica c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va, non l'abbiamo ancora capito. L'importante adesso è arrivare in fondo, finire la gara e riprendere fiducia, fondamentale. Quindi giù la visiera e andiamo. Non male, partenza buona, ho davanti Andreozzi che è partito a fionda, è lì nel gruppetto buono, se sto attaccato senza forzare, senza esagerare, può venire fuori un qualcosa di decente. Ancora successo durante il weekend di gara, non ci eravamo ancora incrociati. Questo missile terraria che è appena passato è il buon Ruyo sulla sua Superbike. Wow! Allora, gara diversa rispetto a ieri, fa un pochino più caldo, quindi sull'anteriore senti un po' più di movimenti, ma in ogni caso, cioè il feeling che avevo in qualifica non ce l'ho più. Non riesco a guidarla come la guidavo il sabato. È incredibile come cosa, questo sport è una merda. Alla fine in teoria la moto è uguale, ma dopo quella botta lì, fine. Non riesco più a uscirne. Ho come la sensazione che ci sia sempre quel qualcosa che non quadra. Boh, sarà una sensazione. Questo è Nicolò Canepa con la sua Yamaha R1. Mamma mia, che rischio! Che rischio! Cioè, queste robe non succedevano fino al sabato. Non so cosa sta succedendo, non lo so. Cioè, gas puntato, prima volta che taglio il cordolo, boom! Partita dietro, ma di botto, veramente. Ho Andreozzi davanti a un secondo e mezzo, non sto rischiando nulla per andarlo a prendere. Questa gara devo finirla, portarla a casa e poi ci si ripensa a mente fredda. Oh santo cielo, non lo so, avete visto, non so cosa dire. Errore sullo slide control e sull'antimpennamento, e poi c'è il traction che continua a lampeggiare e non so bene cosa voglia dire. Intendo il numero perché è normale che si accenda come un albero di Natale, perché vuol dire che sta funzionando, però non mi è mai successo che il 2 iniziasse a lampeggiare. Non lo so, adesso faccio ancora mezzo giro un attimino tranquillo a capire se posso andare avanti o meno. Se vedo che appunto non ha senso continuare, mi fermerò e basta.
basta, niente, sono ancora uscito dalle Rio, posteriore pompa, non ha senso veramente rischiare con tutti questi errori sul cruscotto. Mi fermo e questo weekend è andato così, reset e ci ripensiamo per la prossima volta. Cosa dicevamo prima? Quando partono le sfighe non si fermano più? Esattamente. Questo weekend è stato un vero e proprio calvario, uno di quei fine settimana da lasciarsi alle spalle immediatamente per ripartire con ancora più slancio, anche perché il prossimo appuntamento sarà il primo round mondiale. Obbligatorio arrivarci con il miglior approccio possibile. Inutile lamentarsi e focalizzarsi su quello che poteva essere, ma non è. Inutile pensare a tutti i sacrifici fatti senza ricompensa. Arriverà. Per adesso bisogna semplicemente tenere la testa bassa e non mollare. E chissà che, complice anche il mondiale, non mi vengano in mente strane idee per il futuro. Lo scoprirete nella prossima gara. Per adesso vi do appuntamento il 10 giugno al Mugello per il round 2 del mondiale Moto E. Ci vediamo lì.